Come può cambiare il centrocampo dell'Inter, sia per quanto riguarda in questa stagione che per la prossima? Dunque andiamo a vedere le possibili mosse di mercato dell'Inter a centrocampo, perché abbiamo assistito contro il Porto al ritorno finalmente di Marcelo Brozovic, non tanto in campo perché era già rientrato nelle scorse settimane, quanto a livello di condizione fisica e di personalità. Vedremo anche come potrebbe cambiare il centrocampo dell'Inter per la prossima stagione con le strategie che l'Inter starebbe pensando appunto di operare. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo contenuto dove parleremo ancora una volta del centrocampo dell'Inter con le ultime mosse tattiche di Simone Inzaghi, le ultime indiscrezioni di calciomercato e non solo. Prima di iniziare, come sempre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter per poter commentare poi in diretta la live di questo pomeriggio dalle 19:30 come ogni giorno. Parliamo però del centrocampo nerazzurro perché finalmente è tornato quasi al 100% Marcelo Brozovic. È stata un po' la chiave tattica, tra l'altro, del secondo tempo di Inter-Porto con l'inserimento nella ripresa del centrocampista croato. L'Inter ha cambiato anche modo di attaccare. Tra l'altro era anche in ballottaggio alla vigilia del match, un ballottaggio che poi è stato vinto da Mkhitaryan che ha giocato l'ennesima partita di questo 2023, uno dei giocatori a centrocampo in assoluto più utilizzati da Simone Inzaghi. Chiaramente qualora avesse puntato su Brozovic, ecco, sarebbe cambiata la dinamica del centrocampo, la struttura con Çalhanoğlu a fare la mezzala, come difatti poi abbiamo visto nel secondo tempo quando Brozovic ha preso il posto di Mkhitaryan. Tatticamente come cambia effettivamente il centrocampo dell'Inter con la presenza di Brozovic? Ed è un bel po' di tempo, ecco, che non vediamo il croato in campo al 100%, in questo sistema di gioco, perché il primo infortunio più o meno grave Brozovic lo rimediò lo scorso settembre, fine settembre, in occasione degli impegni con la nazionale croata. Ecco, da lì iniziò un lungo calvario, poco prima del mondiale Brozovic riuscì a giocare 3 partite da subentrato, non al meglio però della condizione. Poi il mondiale di mezzo, il nuovo infortunio di fine dicembre e l'Inter difatti finalmente lo sta ritrovando proprio in questi ultimi giorni, in una condizione che può permettere ad Inzaghi anche di fare un po' di turnover finalmente a centrocampo, comunque di pensare anche a qualcosa di diverso. Senza Brozovic Inzaghi si è ritrovato tra le mani una fortuna, perché ha scoperto per Çalhanoğlu questo nuovo ruolo da play, davanti alla difesa, un giocatore che in interdizione è cresciuto tantissimo perché, da mezzala non aveva fatto vedere queste caratteristiche, quell'aggressività, quella grinta che invece ci ha dimostrato anche di poter avere davanti alla difesa. Da mezzala avevamo conosciuto un giocatore di grande classe, qualità, visione di gioco, caratteristiche che ha messo però al servizio anche da play davanti alla difesa. Ovviamente è un giocatore comunque un po' più istintivo rispetto a Brozovic, perché con Brozovic in campo, davanti alla difesa, cambia anche il modo di attaccare dell'Inter, come dicevo. Brozovic è un giocatore più di conduzione, difatti è un giocatore meno istintivo, più riflessivo nelle scelte rispetto ad Hakan Çalhanoğlu, ma soprattutto avere Brozovic davanti alla difesa ti permette di difendere meglio a livello anche di corsa, perché Brozovic è il giocatore che in assoluto percorre più chilometri per quanto riguarda l'Inter, ma anche perché rispetto a Çalhanoğlu ancora in fase difensiva è un giocatore superiore. Poi permette a Çalhanoğlu, la presenza di Brozovic, di giocare da mezzala e abbiamo visto contro il Porto quanto può essere pericoloso Brozovic, scusate, Çalhanoğlu da mezzala, innanzitutto per questa sua capacità di inserirsi tra le linee, di saltare l'uomo, ad esempio da una sua giocata sulla tre quarti nasce il secondo giallo e quindi l'espulsione di Ottavio, ma uno spunto tattico interessante è stato anche il movimento ad aprirsi sulla corsia di sinistra, che vediamo spesso fare dall'altra parte a Barella, che in Çalhanoğlu non avevamo visto tantissimo, più in Mkhitaryan, però ha dato una grande mano perché il Porto lasciava dei corridoi clamorosi sulle fasce e quindi Inzaghi avrà chiesto sicuramente a Çalhanoğlu di fare questo movimento ad aprirsi, consentendo a Gosens poi di
cercare la profondità, però allo stesso tempo nel momento in cui Çalhanoğlu riceve palla, da quasi esterno ha poi campo per tagliare internamente e creare dei pericoli, innescare poi o le punte o cercare magari un'apertura, un cambio di gioco sull'altro versante. Ecco, il centrocampo dell'Inter può cambiare così con il ritorno di Marcelo Brozovic, perché va anche detto che Çalhanoğlu rispetto a Mkhitaryan può essere considerato anche un doppio play, un giocatore che quando l'Inter ha il pallone in fase di possesso dà una mano in costruzione a Brozovic, mentre Mkhitaryan è un giocatore un po' più offensivo, attratto più dal ricercare subito la punta, più dallo spazio che si crea in avanti, mentre in quel caso ecco Çalhanoğlu è un po' più metodista rispetto a Mkhitaryan. Passiamo però anche al tema mercato, perché l'Inter ha in mente di operare qualche cambio in vista della prossima estate. E protagonista potrebbe essere proprio Marcelo Brozovic, perché da tempo diciamo che non si esclude una cessione di Brozovic per la prossima estate, per tanti motivi, perché l'Inter innanzitutto ha la necessità di far cassa, potrebbe non essere sufficiente il sacrificio di Dumfries, perché Dumfries si sta svalutando in un certo senso, l'Inter non crede più di poterlo vendere a 60 milioni dopo la stagione disputata fino a questo momento dall'olandese, estremamente deludente rispetto alle nostre aspettative e anche alle aspettative che aveva la dirigenza nei suoi confronti. Per cui Brozovic potrebbe partire sul mercato, sempre a fronte però dell'offerta giusta. L'Inter ha registrato tanto interesse nei confronti del croato, per questo motivo potrebbe sacrificarlo, ma anche per una questione di leadership dentro lo spogliatoio. Ecco, l'Inter sta cambiando tante cose e in questo cambiamento potrebbe essere sacrificato Brozovic. C'è il Barcellona sulle sue tracce, non è un mistero, il giocatore piace tantissimo a Xavi, che la prossima estate perderà con molta probabilità a costo zero Sergio Busquets e come erede ideale di Busquets Xavi è innamorato delle qualità di Brozovic. In quel ruolo lì, dopo Busquets, ci vede soprattutto Marcelo Brozovic. L'Inter effettivamente può lasciarlo partire, però per un'offerta superiore a 30 milioni di euro. Non accetta ovviamente altre proposte, altre formule, cessione a titolo definitivo con offerta minima da 30 milioni di euro. Quindi l'Inter sembra essere particolarmente propensa a lasciare andare Marcelo Brozovic. Questo anche per due motivi. Il primo, l'Inter ha investito 14 milioni di euro per Christian Aslani in quel ruolo e reputa che il giocatore albanese possa crescere ulteriormente per la prossima stagione e per questo motivo scarta come idea un addio in prestito per il prossimo anno. No, anzi, maggiore minutaggio per Aslani che è stato acquistato per raccogliere un'eredità futura di Marcelo Brozovic. Secondo motivo, l'esplosione dei Çalhanoğlu. Ripeto, in quella posizione lì Brozovic, e lo ha dimostrato anche contro il Porto, rimane superiore rispetto a Çalhanoğlu, ma Çalhanoğlu mostra continui margini di miglioramento, è anche più giovane rispetto a Marcelo Brozovic e soprattutto quel ruolo lì lo sa fare. Non è più forte di Brozovic, ma rimane tra i migliori nel campionato italiano per le funzioni che vengono richieste nella posizione di play davanti alla difesa. Quindi l'Inter ha due buoni motivi, ecco, per poter rendere meno amara la cessione di Marcelo Brozovic. Ripetiamo, c'è il Barcellona su tutti, ma non escludiamo che possa arrivare anche qualche big dalla Premier League, visto che in Premier c'è una disponibilità economica clamorosa e quindi da un momento all'altro potrebbe arrivare qualche top club. Via Brozovic, chi potrebbe arrivare? Il nome è sempre lo stesso. Gli abbiamo dedicato anche un video specifico che trovate sul nostro canale. Stiamo parlando di Franchessy. Perché Franchessy potrebbe essere il nome giusto per l'Inter? Innanzitutto perché è un vecchio pallino di ausilio. L'Inter ci è andata più volte vicina all'acquisto di Franchessy. Inizialmente quando vestiva la maglia dell'Atalanta, l'Inter era sulle tracce del calciatore, poi alla fine il Milan però è riuscito ad avere la meglio e dunque strapparlo alla concorrenza dell'Inter. Ai tempi del Milan l'Inter lo aveva anche ricercato perché che sì, è vero che ha chiuso benissimo con uno scudetto la sua esperienza in maglia rossonera, ma nelle prime stagioni aveva attirato anche tante critiche. Ricordo ad esempio che nel gennaio 2020, su richiesta di Antonio Conte, l'Inter aveva tentato uno scambio che sarebbe stato clamoroso tra Chessy e Vesino. Vesino non era nelle grazie di Antonio Conte, che ricercava invece un giocatore di aggressività, di pressing,
con la fame calcistica di Frank Kessy, e quindi l'Inter tentò questo scambio, poi però, come sappiamo, non è andato in porto. Terzo ed ultimo tentativo l'Inter lo ha fatto sul finale della scorsa stagione, ancor prima dell'accordo con il Barcellona, perché Frank Kessy aveva già annunciato di non voler rinnovare con il Milan, e tra le squadre sulle sue tracce per averlo a costo zero c'era anche l'Inter, oltre al Barcellona che poi ha avuto la meglio, e la Juventus. Quest'ultimo gennaio si è ripreso il discorso con i suoi agenti. L'Inter ha sempre mantenuto buoni rapporti con gli agenti di Kessy, ed è venuta fuori dalla Spagna quest'idea di uno scambio Brozovic-Kessy, che non ha convinto l'Inter. Uno scambio che rimane vivo come ipotesi per la prossima estate, ma che comunque non è di semplice realizzazione, perché l'Inter vuole monetizzare la cessione di Brozovic e in caso di scambio vorrebbe uno scambio tra i due cartellini, però con conguaglio in proprio favore, perché reputa Brozovic comunque dal punto di vista economico, per quanto riguarda il valore del cartellino, superiore a quello di Kessy. Per cui è un'idea. Altra idea potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, perché l'Inter non può permettersi e non potrà permettersi in estate, in questo caso, altro trattamento, un'altra operazione, quindi sarà decisiva eventualmente anche quella che sarà la risposta del Barcellona ad un'eventuale offerta del prestito con diritto di riscatto. Ecco, queste potrebbero essere le mosse dell'Inter a centrocampo, ma non è tutto, perché avevamo parlato di 3 mosse. La terza riguarda una firma che sembra imminente per una trattativa che si è accesa nelle ultime settimane, riguarda quella del rinnovo di Hakan Çalhanoğlu. Sì, perché Çalhanoğlu andrà in scadenza il prossimo giugno 2024, l'Inter vuole evitare a tutti i costi di perderlo a zero, ma soprattutto vuole evitare di entrare nella prossima stagione 23-24 senza avere un accordo ufficiale per Hakan Çalhanoğlu. Per questo motivo ha accelerato i contatti con il suo entourage e le impressioni sono realmente positive, perché sembra che vi sia un accordo di massima per prolungare l'accordo sino al 2026 o addirittura anche sino al 2027, con ritocco dell'ingaggio, ma il giocatore è soddisfatto del suo protagonismo, dell'impiego che ha avuto in queste 2 stagioni, da quando è arrivato a costo zero dal Milan. Ricordo che lui era arrivato lo scorso anno firmando un triennale, l'Inter vorrebbe estendere questo contratto sino al 2026 o 2027, per cui c'è il sì del calciatore che si sente al centro del progetto nerazzurro, quindi il rinnovo sembra poter arrivare entro la fine di questa stagione, così come altri rinnovi su tutti. Occhio a quello di Bastoni, altro giocatore in scadenza nel giugno 2024. Ecco, questo è un po' il punto sul centrocampo dell'Inter tra presente, quindi quello che vedremo da qui al termine della stagione, e futuro, quindi le mosse che possiamo aspettarci sul prossimo mercato. Vi ricordo che per commentare tutto ciò saremo in diretta questo pomeriggio dalle 19:30 per commentare live. Dovrete essere iscritti al canale, per cui se non l'avete fatto vi invito caldamente a farlo. E in chiusura voglio anche consigliarvi il contenuto delle scorse ore di Passione Inter. Stiamo parlando dell'analisi in 5 punti di Interporto, per cui quello che abbiamo imparato, che abbiamo colto, gli spunti tattici al termine di Interporto, il match vinto lo scorso mercoledì a San Siro dai nerazzurri. Vi lascio il contenuto in descrizione per coloro che ci stanno seguendo in podcast. Per chi invece ci sta seguendo su YouTube, ve lo lascio qui in questa finestra e vi invito ovviamente a cliccare.